Ciao, sono Mario Passoni, il responsabile dei progetti di conservazione della World Sustainability Foundation in Defend of the Sea. Da anni abbiamo sviluppato un progetto molto importante che si chiama Save the Corals, il cui obiettivo è proteggere le barriere coralline in Thailandia. Da anni Omegor ci supporta in questo progetto, ricostruendo la barriera corallina locale, e quest'anno ci aiuta a fare uno studio sui parassiti dei coralli, in modo da ridurre l'impatto di questi parassiti sui coralli stessi. Il progetto Save the Corals è nato qualche anno fa ed è in collaborazione con il centro di ricerca ATMEC e Love Wildlife Foundation, che hanno sede in Thailandia. Dal 2023 Omegor ci supporta per la ricostruzione della barriera corallina locale su un'isoletta nel golfo della Thailandia, e grazie al loro supporto siamo riusciti a trapiantare centinaia di coralli e a monitorarli per proteggerli. Quest'anno invece abbiamo focalizzato l'attenzione su quelle che sono le problematiche dei coralli stessi, quindi i parassiti, e Omegor sta sponsorizzando un progetto di ricerca per studiare la popolazione e il comportamento di questi parassiti locali per limitarne l'effetto negativo sui coralli stessi che abbiamo trapiantato. Il progetto sui parassiti dei coralli in Thailandia si suddivide in diverse fasi. Fondamentalmente c'è stata una raccolta dei campioni di questi parassiti che principalmente appartengono al gruppo Drupelia, che sono dei gasteropodi, tipo delle lumachine di mare, delle conchiglie marine, e successivamente si effettua un'analisi del DNA nei centri di ricerca e grazie ai risultati di queste analisi del DNA e di campionamento sul campo si potranno stabilire delle strategie per contrastare l'effetto di questi parassiti. I coralli e le barriere coralline sono importantissime per tutti noi. Per darvi un'idea di quanto siano fondamentali per tutti gli oceani, considerate che occupano meno dell'1% della superficie di tutti i mari, ma nonostante questo danno vita e supporto a circa il 25% di tutta la vita marina. Questo ci fa immediatamente capire quanto siano importanti per tutti noi. Se sparissero i coralli e le barriere coralline completamente sarebbe un bel guaio per tutti noi. Difatti considerate che ci sarebbe un'immane perdita di biodiversità e tutti gli ecosistemi marini a cascata collasserebbero. Ma non solo, anche a livello sociale. Circa 850 milioni di persone in questo momento dipendono dalle barriere coralline, sia per un discorso di lavoro legato alla pesca, ma anche al turismo e anche a protezione della costa. Quanto siamo responsabili della morte e del declino dei coralli? Beh, lo siamo particolarmente. Ci sono diversi motivi. Il principale è il surriscaldamento delle acque marine dovuto al cambiamento climatico. Poi c'è l'eccessivo inquinamento e acidificazione degli oceani. Un altro motivo è la sovrappesca e pesca non sostenibile. Ed infine c'è il turismo di massa, che va a danneggiare i coralli. Beh, se ho mai visto una barriera corallina sbiancata e di conseguenza morta, sì, purtroppo sì. Anni fa io lavoravo come biologo marino alle Maldive e ho passato quasi un anno a lavorare in un bellissimo resort nell'atollo di Arisud alle Maldive e la barriera era stupenda. Poi me ne sono andato, sono tornato dopo 2 o 3 anni e quando sono rientrato in acqua l'ho rivista completamente sbiancata e quasi distrutta e mi veniva sinceramente da piangere nella maschera. Quindi da lì la mia promessa per i coralli è stata quella di cercare di fare tutto quello che potevo per proteggerli. Nel 2023 Omegor ha supportato il nostro progetto Save the Corals in Thailandia. Grazie al loro contributo abbiamo messo in acqua quasi 4 tonnellate di struttura artificiale dove abbiamo salvato e trapiantato circa 300 coralli, li abbiamo salvati da morte certa e in meno di 12 mesi altri 600 coralli sono nati e sopravvissuti. Esistono coralli che possono sopravvivere al cambiamento climatico? La risposta fortunatamente è sì. Ci sono delle ricerche che lo confermano, però dovete sapere che negli ultimi 10 anni circa il 14% di tutti i coralli è scomparso, è morto. In questo momento circa il 44% di tutti i coralli è a rischio estinzione e se continuiamo così, entro 50 anni il 90% di tutti i coralli scomparirà. I coralli più predisposti a sopravvivere al cambiamento climatico e quindi al surriscaldamento delle acque sono quelli appartenenti al gruppo dei Porites, che sott'acqua si identificano facilmente perché sembrano delle rocce ma non lo sono, in realtà sono delle colonie di migliaia di piccoli polipi dei coralli.
Loro riescono a resistere facilmente al surriscaldamento delle acque, però hanno un tasso di crescita molto molto inferiore rispetto a tutti gli altri coralli. Beh, cosa ci direbbero i coralli se potessero parlare? Sicuramente sarebbero molto arrabbiati nei nostri confronti, in quanto la maggior parte dei loro problemi li abbiamo causati noi, di conseguenza sarebbero molto arrabbiati. Come sarebbero i nostri oceani tra 50 anni senza i coralli e le barriere coralline? Beh, sarebbe un disastro per tutti noi. Ci sarebbe un crollo della biodiversità e centinaia di milioni di persone sarebbero senza lavoro. Quindi il nostro obiettivo e l'obiettivo di tutti noi è quello di fermare immediatamente questo trend e agire subito per ricostruire e salvare le barriere coralline. Ma noi nel nostro piccolo cosa possiamo fare per proteggere le barriere coralline, anche da casa? Beh, sicuramente innanzitutto comprare solo prodotti certificati come sostenibili per la pesca, come i prodotti Omegor e quelli certificati Friend of the Sea. In aggiunta possiamo sovvenzionare o comunque sostenere iniziative come la nostra e altri progetti di ricerca, anche attraverso donazioni e attività di volontariato sul campo. E infine, se avete la fortuna di andare a visitare le barriere coralline, mi raccomando, fate attenzione, non toccate mai niente sott'acqua, fate attenzione alle pinne, che con una pinneggiata si possono rompere facilmente i coralli, e soprattutto usate solo creme solari che non danneggiano le barriere coralline, certificate Friend of the Sea.